Parlavo dei miei sogni senza problemi. Dicevo quello che volevo fare, dicevo quello che mi piaceva. Non mi vergognavo. Non ho smesso di sognare, ho solo imparato a farlo in silenzio. All'inizio sembrava tipo maturità, poi ho capito che era più paura a momenti. Perché quando abbassi il volume per troppo tempo, a un certo punto non senti più nemmeno la tua voce. Poi sono arrivate le medie e qualcosa è cambiato. Che qualcuno abbia detto che sei ridicolo in modo diretto. Però facevo delle mini prove, dicevo tipo, figa questa cosa, piacerebbe fare questo. E la risposta era uno sguardo, uno di quelli tipo, guarda sto scemo. E lì ho iniziato ad abbassare il volume. Vengo da un paese piccolo, mentalità vecchia, non sempre, ma spesso chiusa, anche tra tanti giovani. In un posto così, se fai qualcosa di diverso, non sei curioso, sei strano praticamente. Io non volevo diventare quello strano. Per anni ho pensato di sabotarmi, pensavo, perché non dico davvero che mi piace fare video? Perché mi minimizzo? Perché faccio finta che non mi importi? Poi ho capito una cosa, non mi stavo sabotando, mi stavo tipo adattando. Mi stavo adattando ad un ambiente dove sognare troppo sembra forse quasi montarsi la testa. A me piace fare video e la verità è che vorrei che un giorno diventasse il mio lavoro. Già a dirlo così tipo mi fa strano, perché nella mia testa c'è ancora quella voce che dice ma chi ti credi di essere? Ho paura tipo di essere smascherato, ho paura che qualcuno pensi che sono uno sfigato, ho paura che gli amici non mi capiscano. Non so se capite come quello che voglio dire, però è così. I miei amici non mi capiscono, ad esempio, perché in un paese piccolo tutti ti conoscono e quando provi ad uscire dal personaggio che hanno immaginato, che hanno costruito su di te, li destabilizzi. Mi sono anche accorto di una cosa. Se mi metto tipo a Milano, a Roma o ancora di più tipo all'estero, io mi sento più libero di dire quello che sogno. Perché lì sognare è tipo quasi normale, non sei quello che si monta la testa, non sei uno che prova a fare delle cose, che fuori valgo di più. È che fuori nessuno ricorda chi ero a 14 anni, nessuno ha già deciso chi sono, la mia versione di me, chi devo essere insomma. E allora il cammino forse sembrerebbe diverso. Parlo di diverso, di sognare quasi senza chiedere permesso. E questa cosa mi ha fatto paura, perché significa che la versione più libera di me esiste già, solo che è sempre, non sempre le do spazio. Per anni ho pensato che ridimensionare mi fosse stato utile. Umiltà diciamo, ma l'umiltà non è nascondici, non è fare finta che non ti importi. Se devo essere quello strano, allora voglio essere quello strano, ma quello che amo anche di me. Mi sono fatto una domanda: il problema sono davvero io o è la versione di me che ho imparato a essere qui? Cioè quella finta in cui non credo nei miei sogni praticamente. Cioè o le maschero, non so come farvici arrivare. Davvero quasi forse a fare finta che non mi importasse dei miei sogni, dei miei progetti. Tipo, ma sì, è una roba così, non è niente di che. Però non era vero. Mi importa ancora e come di queste cose. Porto anche che ultimamente faccio più fatica a parlare con ragazze, sconosciuti, che mi piace come cosa fare anche parlare con una ragazza che magari mi piace. E un tempo non era così. Forse è perché quando inizi a trattenerti in una parte della vita, inizi a trattenerti anche davvero, forse un po' ovunque. Non ho ancora una risposta precisa su cosa voglio fare nella vita, ma una cosa è sicura: nel 2026 voglio fare più esperienze possibili. Voglio uscire, voglio vedere, voglio capire chi sono fuori dal mio paese.
Tipo oggi ad esempio non sono nel mio paese a registrare questo video, ma sono anche abbastanza vicino al mio paese. Non è proprio il mio, però sono abbastanza vicino. Non so se riconoscete l'habitat, ma sono sulle mura di Lucca, diciamo. E comunque siamo qua oggi per migliorare questa cosa, perché io nel 2026 un obiettivo che tipo mi sono dato è migliorare questo aspetto, migliorare l'autotaggio, in poche parole. Quindi non mi prendete per un guru o qualcosa, ma ho chiesto a ChatGPT come provare a migliorare. Se anche tu ti trattieni a dire quello che sogni, possiamo provare insieme, se vuoi, in questo 2026 a cambiare qualcosa, passo dopo passo. Un passo che io direi, e anche ChatGPT mi ha detto di fare così: scrivi da qualche parte il tuo sogno più grande, anche solo una frase, non devi dirlo a nessuno, è per te. Io sono anche professionale, ragazzi, perché in mezzo alle mura di Lucca ho un foglio e ho una penna, perciò ora scrivo il mio sogno, che non ve lo dirò perché, come ho detto, me lo posso anche tenere per me. Il secondo passo invece è provarlo a dire sottovoce, da soli, davanti allo specchio. Basta che lo fate uscire dalla tua bocca senza ridimensionarlo. Il terzo passo invece, che forse è quello che mi fa più paura anche a me, è condividerlo con qualcuno di cui vi fidate davvero. Solo una persona che vuoi davvero te. T'ascolti senza aspettative, senza giudizio, e guardi quello che ne pensa. E poi vedrai che, secondo me, piano piano, anche a parlare di altri, del tuo sogno, diventa più naturale. Non è una corsa, è una cosa che si può fare anche con calma nella vita, io credo. Ringraziamo. Se anche tu vivi in un posto dove sognare sembra esagerato, scrivimelo qui sotto nei commenti, e scrivimi anche una cosa che non dici mai, forse ad alta voce, non per dimostrarla a qualcuno, ma per smettere di rimpicciolirti ancora di più. Niente, e guarderemo se in questo 2026 io e te riusciremo a migliorare il nostro autosabotaggio. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!